Buonasera e ben ritrovati su MR TV nella rubrica Il cittadino sovrano. Diamo il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ben trovati a tutti, buona serata. Allora Marco, entriamo subito nel vivo dell'argomento, che dici? Direi di sì. Ecco, allora, siccome l'altra volta mi hai redarguito perché ho detto ciao ad una sola persona, intanto voglio salutare quelli che già hanno scritto in chat, cioè Simo, Daniel e Angelo Libero. E poi Ecco. ovviamente voglio salutare e do il benvenuto anche a tutti coloro che sono collegati, anche se non stanno scrivendo in chat. Dunque Marco, partiamo Ecco. con questo Con questo argomento che abbiamo infausto compito, questo ingrato compito. di parlare di questo argomento questa sera. Allora, l'abbiamo scelto perché ovviamente è un argomento particolarmente attuale. Ogni giorno noi, insomma, sentiamo parlare di questo primo articolo della Costituzione dove si afferma che la sovranità appartiene al popolo. Ma partiamo da un concetto. Cos'è innanzitutto la sovranità? Cos'è il popolo? Perché io credo che ci sia tanta confusione anche in questo, perché la sovranità appartiene al popolo non significa che ognuno deve fare ciò che vuole. Il sovrano innanzitutto è colui che sta sopra ed è colui che quindi eccelle. Questa è la definizione che ce ne dà sempre il dizionario etimologico. Quindi se eccelle, la prima domanda che mi viene a fare è: quanto ogni giorno noi siamo eccellenti in ogni azione che facciamo, in ogni pensiero che pensiamo, in ogni emozione che proviamo? Davvero siamo eccellenti in tutto? Perché essere sovrani significa esattamente questo. La parola popolo invece deriva da dei concetti, da altre parole ovviamente più antiche, che significano mettere insieme, riunire. Ma mettere insieme non significa, ma sì, accumuliamo lì a casaccio, oppure ci mettiamo tutti nello stesso posto, tipo in una piazza, ok? E urliamo. Oppure ognuno fa quello che vuole, però nella piazza, vabbè, ci riuniamo, sai, però ognuno parla di ciò che vuole, ognuno fa un'azione diversa. In realtà, l'accezione di questa definizione significa avere tutti uno scopo comune. A me personalmente non sembra, nonostante le tante parole che vengono dette e che sono state dette negli ultimi 2 anni, che in realtà il popolo italiano vada tutto nella stessa direzione, che abbiano tutti uno stesso obiettivo. O meglio, possono anche avere lo stesso obiettivo, solo che ognuno lo vuole raggiungere a modo suo. E in realtà che cosa accade? Che ci si scontra continuamente, perché non si può che ottenere ciò che si vuole sempre pretendendo che il proprio metodo sia il migliore in assoluto. Marco. Eh sì, e soprattutto pretendendo che gli altri si adeguino necessariamente senza colpo ferire. Sì, diciamo che già in generale con questa rubrica l'obiettivo penso fosse chiaro, già dal titolo, il cittadino sovrano voleva essere un tentativo di provare, ovviamente, con tutti i limiti del caso, a spiegare che cosa si intendesse con questo termine, perché poi alla fine il sovrano è inteso da molti come quello che comanda, punto. Ma non è quello. Quello è più simile a un dittatore che non a un sovrano. Il dittatore comanda e se decide che la parte di popolo più importante siano cavalli, li fa ministri. Ma quello non è un sovrano, quello è leggerissimamente un dittatore. E non è detto che
governi bene. Perché questo? Ci siamo, almeno io personalmente mi sono scelto una strada parecchio ingrata, nel senso che alcuni direbbero son buoni tutti a criticare gli altri, quindi, se vogliamo andare avanti a piove governo ladro e qualsiasi cosa succede ci accontentiamo di dare le colpe e le responsabilità, pur ovviamente esistenti, a al nemico numero 1 di turno. Vogliamo riprendere dal passato, non so, prima poteva essere, Craxi, poi Berlusconi, poi Prodi, e poi 5 Stelle, poi 5 Stelle non son più nemici, sono amici, poi da amici son nemici un'altra volta, e poi c'è Salvini, e poi c'è la Meloni, un po' di fascismo sparso qua e là, e via andare così. Ecco, se però il cattivo di turno, quello che detiene tutte le colpe di tutti i mali che accadono quotidianamente ad ognuno di noi, cambia, ma questa condizione invece non cambia, quindi vuol dire che il cattivo è variabile, il malessere è costante. E di solito quando avviene questo fenomeno vuol dire che il problema tendenzialmente non è nella variabile, è nella costante. E quindi forse, dico forse, dovremmo passare un po' più di tempo, utilizzare un po' più del nostro tempo, come abbiamo cercato di dire tante volte, a guardarci nello specchio, invece che cercare di chi sono le colpe. E perché spesso queste 2 cose coincidono. A scanso di equivoci, non vuol dire che lo Speranza di turno o il Brunetta di turno o il Draghi di turno siano senza macchia, senza peccato e senza colpa. No, ma vuol dire che tutto ciò che viene fatto, nel bene o nel male, viene fatto perché è permesso, viene fatto perché è accettato. Quante volte abbiamo ricordato quanti fenomeni del passato che poi si sono rivelati nefasti, alla fine hanno trovato il pieno appoggio della popolazione, o quantomeno, ed è forse ancor più grave, un tacito assenso. Quante volte, per esempio, stiamo vedendo dei video di situazioni come quelle che sono capitate a me, per esempio nelle poste, quindi di persone che rivendicano, non quelli che fanno i matti, cioè quelli che rivendicano un proprio diritto, una cosa giusta, e in quel momento la stanno rivendicando per loro, ma stanno rivendicando un principio che oggi vale per me, domani varrà per un altro e domani per un altro ancora. Ecco, a me di questo ha stupefatto, proprio vedendo dei video questa sera che m'ha mandato un nostro amico Massimo, 2 video in particolare. Da un lato, troppe volte vedere una superficialità estrema da parte di alcuni esponenti delle forze dell'ordine, e nel momento in cui gli si cita la Costituzione hanno quest'atto di sbuffo quasi per me, un'altra volta questa Costituzione, cioè come fosse uno che sta invocando Dio, uno che sta parlando degli extraterrestri, cioè, quando invece dovrebbe essere il fulcro su cui si basa tutto, perché se saltano le fondamenta vien giù la casa. E quando vien giù la casa, non importa che io abito al primo piano, al secondo, al terzo, al quarto, quando crolla il palazzo, ha poco importanza il piano a cui mi trovo, anche se mi sento sicuro perché, ma io abito nell'attico, ma a cader dall'attico ti fai più male. Cioè, il problema è quello. E dall'altro però, ancor di più, mi lascia sconcertato e basito la totale indifferenza di tutte le persone che in quel momento, in ogni video, in ogni occasione che noi ci troviamo a vedere, passano, sfilano, stanno attenti anche a non guardare, come per poter dire: "Ah, ma non l'ho visto, non me n'ero accorto". E questa non mi sembra
propriamente questa cosa qui, voi la chiamereste esercitare la propria sovranità? Cioè, un sovrano può esercitare bene il suo mandato, lo può esercitare male. Questo vuol dire che può prendere delle decisioni giuste o sbagliate. Ma uno che rimane totalmente indifferente non lo sta facendo neanche male. Ha smesso di fare il sovrano, perché non sta sovraintendendo assolutamente a nulla. Si sta facendo i fatti suoi e come tale perde la definizione stessa di sovrano. E quindi cosa vogliamo fare davvero? Vogliamo continuare, visto che un po' di tempo è passato, vogliamo realmente continuare così, lagnandoci, facendo quello che diceva prima Serena, che io chiamo le gare fra vari livelli di purezza, dove ognuno deve far vedere che ce l'ha più puro di quello a fianco, o forse capiamo che non è così che si può andare avanti, che ogni volta che si compie un'azione bisogna pensare alla reazione, a quello che si genera facendo quel tipo di azione. Ora, io ho visto tante richieste di, Norimberga, di processi sommari e così via, ma posto che domani arrivi un giudice da Berlino e istituisca questo tribunale e spazzi via tutti, un po' come successe lì, in quel caso, ahimè, nel '92, ci siamo posti il problema del dopo? Perché se no rischiamo di fare un'altra fine come quella. Cioè, abbiamo un sovrano, ma già un comune di medie dimensioni, ha un piano regolatore. A cosa serve? A pianificare e a progettare quelle che sono le azioni che dovranno essere compiute, come verrà organizzato e gestito il territorio. Ecco, io vedo, per chiudere, tante richieste di processi sommari, esecuzioni di vario genere e così via. Vedo costantemente, quotidianamente, a tutte le ore del giorno, persone che si lamentano e che hanno sempre puntualmente pronto il responsabile di tutti i loro mali. Ripeto, non che questo assolva, giusto per intenderci, cioè non passiamo da un estremo all'altro, ma ne vedo poche. Uno, che propongano delle soluzioni che non siano più nefaste del problema, perché 9 volte su 10 la soluzione proposta, se ci si pensa un attimo, è molto peggio del problema che si intende risolvere. E 2, senza avere minimamente un'idea di chi stanno aiutando con le loro azioni, se veramente stanno perorando la loro causa, oppure se, come nel migliore dell'esempio dell'utile idiota, si sta invece portando acqua al mulino del granaio che si intende affamare. Io sono sempre preoccupato da quello che vedo, per quello che vale ovviamente, niente, che è la mia visione, il mio pensiero. Però personalmente sono molto preoccupato da questa cosa, e non, ci tengo a sottolineare, per avere una visione pessimista, dire: "Ah, allora andrà tutto male". No. Però è insegnato da sempre a tutti e chiunque che il primo modo per risolvere un problema è identificarlo e riconoscerlo. Allora, se io sono un alcolista e ho seri problemi con l'alcol, ma ritengo che l'unico problema della mia vita sia la cassiera del supermercato che me lo vende, secondo me, se anche la licenziano, non risolverò questo problema. Spero di aver riassunto con questo esempio finale quello che intendevo dire, quello che era mia intenzione dire. Beh, direi che l'esempio calza a pennello, Marco, cioè, hai detto una frase secondo me molto interessante di cui però su cui però non si focalizza mai nessuno. Cioè, okay, cambiamo chi sta in alto, ma ci chiediamo mai cosa sarà dopo? Cioè, ehm
continuiamo a far dipendere la nostra felicità e la nostra sofferenza da chi sta in alto, perché comunque non è che ci mettono quello che piace a te, allora io adesso ho quello che mi piace, ci mettiamo quello che mi sta antipatico, io non ho quello che mi piace. E chiediamoci perché ci vanno quelle persone lì su, perché ricordiamoci sempre che è dal basso che si decide chi si fa stare in alto. E io tante volte, anche qua, ritorno sul discorso che dicevi tu Marco, ci si focalizza sul problema. Ma io non ho votato quello lì. No, però ricordiamoci sempre, chiediti sempre, nella vita di tutti i giorni, io, che azioni ho fatto che rappresentano esattamente quella persona che sta lì sopra? Perché se a me sta particolarmente a cuore il benessere mio e degli altri, esattamente, provate a chiedervi quante volte volete il dominio sui vostri figli. Cioè, no, adesso devi fare quello perché lo decido io. D'altronde eh, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio rappresentano il buon padre di famiglia. Cioè, quindi, esattamente come vi comportate voi nella vostra famiglia, nel vostro lavoro. Quando siete al lavoro, date sempre la colpa al collega o iniziate a dire, beh, forse quella cosa potevo farla anch'io e potevo dargli una mano. E invece cosa si dice? Marco, qua ti chiedo di intervenire. Non è il mio settore, Disse Michael. disse Michael, per chi ha visto il film. Per chi non l'ha visto, altamente consigliato, anche perché se non erro, Marco era uno dei film consigliati dal Carpe, giusto? Esatto, e come tale ovviamente io non potevo esimermi. Il film appunto si chiama Michael, è con John Travolta, quindi un volto che molti dovrebbero riconoscere al primo colpo. Sì, tra l'altro cos'è che in più volte durante il film gli chiedono ovviamente fai quella cosa e lui si gira e dice non è il mio settore, ma riportiamo bene la frase, non è il mio settore, no, non sono in grado di farlo, oppure, oppure ok, sì lo so fare, però magari sarebbe utile che imparassi a farlo tu. Cioè, perché noi di solito diciamo, sarebbe utile che imparassi a farlo tu perché non lo vogliamo fare noi, non perché glielo vogliamo insegnare agli altri. Quindi, prima di tutto, chiedetevi quante volte non è il mio settore e quindi lasciate le cose così come sono. Anche semplicemente, dare una mano alla propria compagna a sparecchiare la tavola, non è il mio settore. Adesso non vorrei avrete visto ieri sera che Serena è stata qualche giorno qui, quindi non vorrei che fossero messaggi subliminali, perché ha parlato di figli, di come si trattano i figli, le mogli, quindi vorrei escludere, dire, chiarire che, come si suol dire di questo periodo, non c'è nessuna correlazione. No, anche Ogni perché non ho visto riferimento a cose e anche perché persone non ho visto puramente questo casuali. atteggiamento nei confronti di moglie e figlio, quindi assolutamente, ecco. No, ovviamente, è un invece è un secondo me, un tratto della nostra vita di cui dobbiamo far mente locale, perché spesso e volentieri: ma ci vogliono dominare". Però voi volete dominare i figli, volete dominare il compagno o la compagna, volete dominare i vostri colleghi, volete dominare i vostri, ehm, amici, il vostro cane. Quante volte si lascia davvero libero il cane di fare quello che vuole? Di Faccio correre? Magari è presente che ho solo lì anche che un cane, gioca. Come? giusto così, faccio presente che ho anche un cane, quindi sempre ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale. No, più che altro dico il cane perché il gatto è più difficile da dominare, quindi per quello per quello dico il cane. Però il cane ha solo voglia di giocare, ti sta facendo le coccole, stai fermo, perché? Perché devo guardare il film. Cioè, voglio dire, tanti potrebbero dire: "Vabbè, ma che tipo di esempi stiam facendo?" Ecco, ricordatevi che il piccolo si moltiplica sempre di più finché diviene grande, finché arriva al vertice. Ecco,
Questo è quello che noi dobbiamo iniziare a chiederci. Un altro aspetto, Marco, interessante è che noi non parliamo più di patria, noi parliamo di Stato. Stato, quindi cosa significa Stato? Significa immobilità. Quindi è Stato, esatto. Quindi significa immobilità e quindi non abbiamo più nemmeno quella concezione di patrimonio. Patrimonio che non è la parte materiale che mi lasciano i miei genitori, che ricevo in eredità dai nonni, eccetera. In questo caso patrimonio si intende le regole, la capacità di vivere insieme agli altri in comunità, l'essere in grado, come abbiamo detto più volte, di far diventare i miei diritti doveri, i miei doveri diritti. Cioè, ripeto per l'ennesima volta, il mio diritto alla libertà di espressione diviene il mio dovere a garantire che questa libertà di espressione sia per tutti. Invece tante volte si dice, certo siete liberi di dire quello che volete, però siete degli imbecilli a pensarla così. Scusate, dov'è qua la libertà di pensiero? È ipocrisia, non è libertà di pensiero. Questo è ciò che toglie sovranità ogni giorno ad un popolo che invece di riunirsi continua a dividersi, perché anche chi vuole andare nella stessa direzione in realtà deve piantare la propria bandiera. Cioè devo essere io la prima donna, siamo 10 gruppi che andiamo tutti nella stessa direzione, però alla fine litighiamo perché ognuno deve essere prima donna, devo comandare io. Quindi ritorniamo al discorso del dominio. E difatti, Serena, verso quei pochi esponenti nel quale qualcuno magari riesce a intravedere qualcosa di buono, che cosa si fa? O non basta il grado di purezza, quindi sì, avrai fatto anche questo, però non hai dato fuoco al Parlamento, non ti sei immolato sulla pira, o se no sempre l'invito gli è altri quello però, ovviamente ad uscire da qualsiasi partito faccia parte, perché ne deve fare un altro ulteriore suo per contare ancora meno, perché siccome già non riesce in un partito esatto. esistente ad affermare e a far prevalere la sua tesi, ovviamente facendone uno piccolissimo avrà enormi possibilità di far Ma valere la sua tesi. si sente leader, cosa che non riuscirebbe a essere ovviamente all'interno di un gruppo molto più vasto. Allora, ritorniamo al discorso, tutti vogliono dominare. E allora perché vi lamentate di chi vi sta in alto che vuole dominare? Rappresenta esattamente la media delle persone. E uno dice: no, ma io non voglio dominare né in azienda né in famiglia, né ovviamente io non voglio neanche diventare capo dello Stato. Sì, però domini i tuoi figli. Perché se dicono una parola in più finché stai guardando la televisione o il film, t'arrabbi con loro. Quando magari, cioè, sarebbe anche utile dare un po' di attenzione ai propri figli, perché qual è l'esempio che poi si trasmette ai propri figli? Comando io. Cioè, quello che faccio io è giusto e quindi quando loro diverranno grandi cosa faranno? I figli vanno trattati così. Cioè, devo fargli vedere chi comanda in casa. Queste cose nessuno ci fa caso o pochissimi ci fanno caso a queste cose. I cittadini sovrani sono quelli invece che sono sotto un'unica bandiera che indica la libertà, l'uguaglianza, l'eguaglianza, come diciamo spesso Marco ed io, e la fraternità. Cosa vuol dire? Ogni riferimento a cosa o persona è puramente casuale. No, giuro che non è assolutamente riferito alla tua famiglia. Assolutamente. I cittadini sovrani sono quelli che incarnano l'idea che li rappresenta, però la incarnano l'idea, non è che la pensano. Cioè, quante volte noi, Marco, ci siamo sentiti dire: ah, ma voi del movimento Roosevelt, perché non fate qualcosa per questo governo o per quello che decidono in Parlamento? Ma ragazzi, noi non siamo né al governo né in Non Parlamento, ci avevo tantomeno siamo un pensato. partito La risposta politico. di solito è: "Meno male che me l'hai non ci avevo pensato, adesso vale". No, nel senso
Guardate che non siamo neanche un partito politico, voglio dire, siamo un movimento politico, ma non siamo un partito. Quindi anche lì, c'è questa confusione totale di tutto quello che, avviene. Non si capisce neanche la differenza tra un ruolo e un altro. Cioè, se voi incarnate un'idea, cioè se voi avete un'idea, incarnatela quell'idea. Perché è bello battere le mani a chi si fa a chi si prende l'acqua con gli idranti. Bravi, bravi. E voi dove eravate però? Cioè, ragazzi, oppure hai visto hanno picchiato quello lì col manganello, dobbiamo difenderlo. Come lo difendete? Stando a casa? Continuando a Qualcuno fare dovrebbe quello difenderlo. cioè continuando a parlare del problema, continuando a fare sempre le stesse azioni. Cioè esattamente, se continuate a fare le stesse azioni, se continuate ad urlare invece di fare, ricordatevi che in alto può cambiare la persona, ma non cambia la situazione, perché ci andrà ancora un'altra persona che rappresenta esattamente la media di ciò che siamo. Marco. Ma oltre a condividere assolutamente tutto quello che hai detto e a ricordare ovviamente che ogni riferimento a cose è puramente casuale. No, Confermo, l'ho già confermato. ma io lo metto per iscritto, perché sai, scripta mane, per babò. Certo, certo. Allora, no, allora, ci tenevo ancora una volta a precisare ovviamente, perché mi ricordo già in una precedente puntata che, un nostro, utente o una persona che aveva visionato il video aveva, commentato dicendo: questo è il solito esercizio del "daglie" all'italiano". Cioè come se tutta la colpa fosse allora del singolo cittadino e invece, appunto Draghi, Speranza, Brunetta, Bill Gates e compagnia canterina fossero delle anime celesti. No uno, no l'altro, esattamente nel mezzo, giusto così a scanso di equivoci. Io spero che sia in questa, che in tante altre occasioni si sia riusciti anche con degli esempi molto pratici a cercare di far capire quello che almeno era il pensiero che volevamo esprimere. Non è detto che sia giusto, potrebbe essere anche il più sbagliato di tutti, ma questo è. E con gli esempi per esempio legati ai soldi. E quante volte proprio sul discorso dei soldi e del potere si sono fatti ragionamenti che erano contrari alla logica. Cioè nessuno mi rappresenta come cittadino. Quelle persone fanno gli interessi di multinazionali che li riempiono di soldi. Quindi io che rivendico che qualcuno mi rappresenti, che cosa faccio? Gli tolgo i soldi che gli do io, così gliene dà di più quell'altro. Chi si troverà magicamente più rappresentato? È sempre lì, cioè sono esempi molto pratici. È ovvio che lì per lì, quando mi trovo a leggere l'articolo di una persona che oggettivamente è un imbecille e leggo che magari guadagna 30.000 € al mese, ci sta che mi venga un po' di mal di pancia. E però bisogna capire che il problema a quel punto non sono i 30.000 € al mese. Il problema è che quella persona è un idiota e non è togliendo i soldi a tutti gli altri che risolverò quel problema o che trasformerò quell'idiota in un genio. Al massimo potrò livellare verso il basso. A me è capitato proprio ieri anche di far vedere con un esempio grafico, lampante, quello che intendo dire in merito a questi temi. Ve lo mando qui in sovraimpressione adesso appena si carica, eccolo qui. Ecco, in questo grafico voi vedete in maniera inequivocabile e appunto grafica i costi di
partiti, Senato, Camera, regioni, comuni, province. Vi dicono qualcosa questi discorsi? Quanto tempo abbiamo passato a discutere, urlare, litigare, commentare di tutti questi qui messi insieme? Messi insieme non arrivano al primo gradino. Poi purtroppissimo c'è il fiscal compact e il fondo salva stati. La vedete la differenza? Ecco, questo è Però il se continua a succo. guardare, non solo, Marco, ti ricordi quando noi diciamo, non solo si guarda il dito invece della luna, ma si gira proprio le spalle. Sì, è quello che dicevo prima quando dicevo: "A chi sto portando l'acqua? Sto portando l'acqua al mio mulino o sto anche in buona fede?" Perché poi siam sempre lì, c'è questo bisogno di veder sempre la malafede altrui, posto che tanti son proprio scemi, cioè non è che lo fanno in malafede, cioè molti son proprio scemi così. Ma a prescindere da questo, non c'è bisogno di essere in malafede per sbagliare, cioè tutti noi sbagliamo. E per esempio, guardando quel grafico, quante volte tutti noi, me compreso, nessuno escluso, ha portato acqua al mulino di quello che invece nominalmente, formalmente stava dicendo di voler combattere? Quante volte le nostre azioni si sono alla fine dimostrate, oltre che giuste, sensate ed efficaci, e quanti invece sono andate ad alimentare proprio la bestia che dicevamo di voler annientare e distruggere? E Marco, questo ma in effetti succede. per fare questo bisogna però conoscere ciò che si sta andando a scegliere. E allora la domanda è: quanto siete addestrati per essere veramente cittadini sovrani? Cioè, cos'è l'addestramento di un cittadino sovrano? Non è solo la resilienza di cui si parla tantissimo adesso, oppure anche che è, me lo sentite sempre dire, la centratura sui propri valori, le azioni ovviamente corrette, e va benissimo, però l'addestramento deve essere anche alla base, cioè quanto conosciamo della politica? Quanto conosciamo della storia d'Italia? Quanto conosciamo dell'economia? Quanto conosciamo della finanza? Cioè, e davvero noi conosciamo tutti questi aspetti o ne parliamo perché così per sentito dire ogni tanto, sai, al bar con l'amico, ho letto il libro. Ma sai, leggere un libro non significa conoscere esattamente cosa è successo. E Men allora che meno veramente averlo siamo capito. come? Men che meno averlo capito. Leggere un Esatto. libro e capirlo son 2 robe diverse. Esatto. Quindi davvero siamo pronti a tornare ad essere veramente un popolo sovrano? Perché oggi in realtà la sovranità non appartiene al popolo, perché non c'è un popolo. Non c'è questa unione, non c'è questo andare in una direzione, c'è uno Stato, non c'è una patria. Pensa anche solo Serena quante volte, anche in questo periodo, quante persone ci sono state meritevoli che si sono esposte anche in TV, anche persone note, conosciute, e che però devono scontare quel retropensiero culturale del: "Ah no, ma io sto facendo sta roba qui, ma mica voglio fare politica, mica voglio candidarmi." Cioè come se fosse una sorta di onta, di vergogna. Cioè in teoria, se io devo cioè fare politica cosa vuol dire poi sostanzialmente? Prendersi la responsabilità sulle proprie spalle di rappresentare, non di sostituire, di rappresentare tutte le persone che mi hanno dato il loro consenso e possibilmente anche quelle che non me l'hanno dato. Certo, Non è perché una bisogna cosa comunque così, rappresentare anche gli altri. non è Cioè, una perché se cosa no di cui siamo sempre in fase vergognarsi di o no? se no siamo Non è sempre in una fase cosa così brutta. discriminatoria. Esatto. Qui In teoria non dovrebbe essere una cosa così brutta. Cioè come uno che
in un condominio, io faccio spesso questo esempio del condominio perché poi secondo me è molto calzante, cioè chiediamoci in quanti riusciamo ad andare a una riunione di condominio senza arrivare al tentato omicidio. Pochissimi, quindi Alle lotte fantoziane. esatto. E quindi è come se, stasera ci fosse la riunione di condominio, 5, 6, 7 condomini del palazzo dicessero: "Guarda, io purtroppo non posso venire, io non capisco di questo argomento, ti do la delega perché vorrei che fossi tu a rappresentarmi all'assemblea. Mi fido ciecamente, senza sapere in anticipo, di quello che deciderai di votare." Cioè, è una cosa importante, non è una roba, cioè non è che io arriva quello lì alla porta, dico: "Sì, sì, dammela la delega, ma io mica voglio votare in assemblea, eh. Io mica ti voglio cioè, capite quanto sono dannose anche queste tante piccole cose che noi continuiamo a dare per scontate e sono delle specie di loop, una specie di combo fra un loop mentale e un campanello di Pavlov, cioè un mix esplosivo. Cioè, quante volte noi riusciamo a leggere il titolo di un giornale, con titolone a 200 caratteri, "Arrestato Marco Ludovico", sempre perché ogni riferimento a cose e persone "Arrestato Marco Ludovico Per quello perché che ha ha fatto in rubato", posta. ecco, esatto, per quello che ha fatto in posta, perché poi oltre a essere senza Green Pass si è scoperto che dallo sportello aveva rubato 1.000.000 €. Quanti riescono, o quanti di noi, perché poi mettiamoci dentro tutti, quanti di noi riescono a leggere quel titolo pensando: momento, ha rubato 1.000.000 €, cioè è stato accusato di aver rubato 1.000.000 €. Perché dici che li ha rubati? Lo stai dicendo tu, lo dice l'accusa, ma ci sarà un processo. È mica detto che questo qui li ha rubati veramente, perché poi caso vuole che, ogni volta che si sente a distanza di 10 anni, poi puntualmente quella persona è stata assolta magari. Di quanti politici anche nel passato abbiamo sentito arrestati, avviso di garanzia, senza arrivare al magister di questo settore, Berlusconi, ma quante volte abbiamo sentito indagato, processo, arrestato, poi dopo 10 anni si scopriva: "Eh no, purtroppissimo ci siamo sbagliati." E quindi anche questo è un esercizio Ecco, mentale da sovrano. però la Sovrano persona, non gli scusa taglia la Marco, testa. la persona media ti dice: perché ha corrotto i magistrati." E ci mancherebbe, certo, Ecco, perché non c'è mai idea se ti sta antipatico è perché è corrotto, se ti sta simpatico allora era nella ragione. Il problema nostro è che dividiamo tutto per ciò che ci piace e non ci piace, non guardiamo ciò che è vero o ciò che è falso. In realtà è proprio così. Cioè, a seconda di quello che noi sentiamo nei confronti di quella persona, giudichiamo. E in realtà non è così. Cioè, la verità non è ciò che mi piace. anzi Anzi, la la canzone verità diceva un'altra cosa, che la verità, fa male. e lo E in so. effetti, come io dico spesso, la verità non è difficile dirla, è da parte di chi ascolta accettarla. Eh, son 2 cose completamente diverse, quindi io ti posso dir la verità, ma se tu hai un'idea diversa e per te è così e basta, perché ti piace quell'altra idea, allora quello che dirò io sarà sempre falso. Motivo in più se ti sto pure antipatica, che allora siccome sono anche antipatica, ovviamente quello che dico non è di certo vero. Marco, io volevo fare un attimo il punto su questo spunto che ci dà Imma, che è purtroppo oggi fare politica equivale a fare compromessi, pettegolezzi, abuso di potere, ambizioni personali. Allora io direi che forse questo è stato un po' la storia dell'essere umano, cioè nel senso non è una cosa di oggi, è una cosa che non dico che c'è sempre stata, però diciamo che si è ripetuta tantissime volte. Però è proprio per questo che noi dobbiamo essere pronti a far politica tutti quanti,
In che senso? Non andarsi a candidare, ma capire cosa sta succedendo. Questo è fare politica. Conoscere, per questo io prima ho detto, quanti di noi conosce veramente la legge, conosce veramente la storia dell'Italia, conosce l'economia, conosce la finanza, eccetera, per poter davvero giudicare poi le scelte che vengono fatte. Allora, La maggior parte di proviamo una noi cosa, va ad Serena. intuito, e quello, beh, il mio amico me l'ha spiegata così, lui me l'ha spiegata così, allora forse è vero, siamo sicuri? Oppure io ho capito quelle parole lì, siccome di tutto il discorso che hanno fatto di mezz'ora ho capito 10 parole, allora metto insieme quelle 10 parole e per me l'economia è quella roba lì, la politica è quella roba lì. In realtà non è così. L'addestramento deve essere da parte nostra, attraverso una disciplina. È Fammi questo. provare, Serena. Dobbiamo essere pronti noi a cambiare per poter avere chi ci rappresenta poi in alto. Quante volte nell'arco della nostra giornata arriviamo a dei compromessi? E compromessi, guardate che non serve mica i compromessi, no? Perché allora tu fai così, allora ti do 10 milioni di euro per fare quel progetto là. No, no, il compromesso è anche tra marito e moglie. Anche Compromesso è perché anche quella con si il chiama figlio. corruzione. Il compromesso è un accordo. Cioè, compromesso è perdo io, perdi tu. Cioè, allora io voglio vedere Iron Man, tu vuoi guardare Batman, allora alla fine cosa facciamo? Esatto, cosa facciamo? Beh, allora non guardiamo né un film della Marvel né uno della DC e andiamo a guardarci, che ne so, non mi vengono neanche altri titoli. Marco, di un titolo di film? È sempre per escludere qualsiasi correlazione. Esatto, Michael. Michael, ecco. Ecco. Andiamo a guardare Fast and Furious, ok? Che Ecco, non c'entra sempre per... niente con Iron Man, non c'entra niente con Batman. Ok, però ho perso io e ha perso l'altra persona perché nessuno dei due ha guardato quello che doveva guardare. Allora il compromesso è sempre alle spalle, ok? Allora andiamo al supermercato, anche quando facciamo la spesa arriviamo a dei compromessi. Cioè, è questo che io intendo. Cioè, fate davvero ciò che sentite che va bene per voi o lo fate per paura di? Per il quieto vivere, per paura di litigare col mio compagno o con la mia compagna. Prendo quella roba lì da mangiare perché ho paura di ingrassare e quindi c'è sempre la paura di mezzo. Non perché sento che quella cosa lì mi fa bene e sto bene quando la mangio. Capite come noi continuiamo a guardare nel macro quando non siamo capaci neanche di cambiare il nostro micro? Però puntiamo il dito verso l'alto, perché qua puntiamo verso l'alto, è sempre colpa di chi sta in alto. Ma se noi cambiamo chi sta in alto, va benissimo. Il problema è che non siamo cambiati noi. E quindi la nostra vita si ripeterà. Addestramento, conoscenza, la comprensione, non solo la conoscenza sterile, ma la comprensione di ciò che sta accadendo e la comprensione di ciò che possiamo costruire nel futuro. Scusate, scusate, ho buttato l'occhio su questa, non so Marco se l'avevi già fatta girare, però compromesso è vorrei sposare Ben Affleck e invece mi sposo il mio vicino. Ecco, esatto, esatto. Cosa hai fatto per poter arrivare a Ben Affleck? L'hai solo pensato o hai messo in moto tutta una serie di azioni che ti portano verso di lui? Anche perché se no mediamente, sfruttando questo esempio, invece il ragionamento che si fa in politica è: siccome non posso sposare Ben Affleck, non mi sposo con nessuno, cioè faccio l'eremita. Per carità, potrebbe anche essere un'idea, ma non è detto che sia sempre l'idea migliore. Cioè, io Certo. volevo sfruttare, Serena, quello proprio che diceva Imma prima, la nostra amica Imma, che approfittiamo per salutare. Proviamo, io sono abituato di mio a ragionare sempre per paradossi. Io spessissimo, quando devo fare un ragionamento, penso sempre a tutto quello che potrebbe andare male in modo da poi potermi trovare bene. Cioè, se io ho già pensato e provveduto a tutto quello che potrebbe andare male, solitamente, questo è più o meno lo spirito dei costituenti, cioè i costituenti
scrissero la Costituzione non in virtù di quel preciso momento storico, di quell'istante, di quello che era giusto in quel momento in funzione di quelle persone. Perché questo è quello che siamo stati abituati a fare noi con le cosiddette riforme, che sembravano idee eccezionali, salvo poi dopo 5 anni scoprirsi del tutto deleterie nella migliore delle ipotesi. E qui io prima, quando leggevi questa frase di Imma, diceva: purtroppo oggi fare politica equivale a fare compromessi, pettegolezzi, abuso di potere, ambizioni personali. Proviamo a fare questo tipo di paradosso in funzione anche del titolo che abbiamo messo questa sera della puntata. Se noi cittadini fossimo davvero sovrani, e quindi come sovrani abbiamo scelto consapevolmente, è una nostra responsabilità, giusto? Chi va a rappresentarci li abbiamo scelti noi. E quindi è una nostra responsabilità da sovrani scegliere le persone. Se effettivamente fosse realmente così, che tutti, nessuno escluso, tutti i nostri rappresentanti politici, che siano a livello statale, regionale, provinciale, comunale, di qualsiasi ordine e grado, fossero veramente tutti avvezzi a compromessi, pettegolezzi, abuso di potere, ambizioni personali, in questo caso lo diremmo con così tanta facilità? Se la ritenessimo una nostra responsabilità? Forse a quel punto tenderemmo a trovare una giustificazione, perché no, e perché se li ho scelti è come dire che io vado da un amministratore delegato di una società e questo amministratore delegato dice ai propri azionisti, dice: guardate, io sono il numero 1. Purtroppissimo, tutti quelli sotto di me, dal mio vice fino all'usciere, son tutti dei rimbambiti. E gli azionisti a quel punto mi direbbero: "Scusi buon uomo, ma chi le ha assunte queste persone? Di chi è il compito di controllare che svolgano bene il loro lavoro? E quindi se non svolgono bene il loro lavoro e sono tutti lì e io li pag noi azionisti li paghiamo, secondo lei con chi me la devo prendere?" Capite quanto m'è partito anche il computer, quanto può essere importante ragionare per paradossi? Ovviamente è un voler estremizzare, però questa cosa aiuta, perché permette quasi sempre di anticipare. Noi sono già 2 volte che mettiamo come sfondo la scacchiera. E uno degli errori più abnormi che è quello che fa chiunque si approcci la prima volta al gioco degli scacchi, vede una pedina dell'avversario vicina, tac, si avventa per dice: "Oh, gli ho mangiato una pedina." E l'avversario poi puntualmente dopo poco dice: "Scacco matto." Perché le aveva messe lì di proposito, proprio perché arrivava l'intelligentone di turno e diceva: "Toh, ma che facile mangiare 'sta pedina qui, adesso gliele faccio fuori tutte e metto le pedine dove lui sicuramente non se l'aspetta", perché mangiando la pedina dell'avversario, l'avversario non sa dove andrà a finire la pedina che muovo io. Ecco, ragionando invece con questi paradossi, si anticipano tanti inconvenienti, cioè non si riesce a prevedere il futuro, quello è un po' più difficile. E però spesso e volentieri ci si prende, e perché a quel punto si ragiona molto più a lungo termine. Cioè, io faccio questa cosa qua, pensiamo che vada malissimo. Cosa potrebbe succedere? Quali sono gli scenari possibili? Arriva il momento di votare un referendum costituzionale, arriva il momento di votare per delle elezioni e ovviamente qui sapete che io ho il dente avvelenato come quelle di Roma, per esempio, no, dove da un lato simpatico, antipatico c'era Sgarbi, che più o meno
la posizione di qualcuno la rappresentava, dall'altra c'era, sempre sia lodato, sarà contento Simo, l'esimio Gualtieri, e sempre sia lodato son 2. Ecco, moltissimi hanno deciso che per esercitare un grado di purezza veramente estremo, quasi al limite degli ignavi, dice: "Sì, quello lì è vero che ha detto una roba che io voglio da parecchio, però non è proprio puro, puro, puro come lo vorrei io, perché poi alla fine urla, dice le parolacce, mi sta un po' antipatico", come diceva Serena. Cioè, allora sai cosa faccio? Io che sono veramente puro, non vado a votare. Bravo. Così votano tutti gli altri che invece si sono riconosciuti benissimo nel sempre sia lodato Gualtieri, e Gualtieri diventa sindaco di Roma, pur ricevendo una quantità di voti piccolissima. Dice: "Però hanno sentito il segnale che il 70% non ha votato". Preoccupatissimi. Son stati tutti preoccupati. Li avete visti i giorni dopo come giravano impauriti per per le strade, come si dimenava: "Ho paura, non mi vota più nessuno". Cioè, capite? È tutto qui. Marco, io visto che hai nominato Roma, ne approfitto insomma per salutare Ettore De Vito, che noi sappiamo insomma si è candidato e ha avuto appunto questa esperienza proprio nelle ultime elezioni, quindi è qua in chat con noi, quindi lo ringraziamo anche per aver fatto questa esperienza, ecco. Ciao Ettore, grazie. Quindi Marco, in Mh. conclusione, perché anche stasera il tempo è volato, eh, cosa vogliamo dire ai nostri amici, a parte ragazzi, tutti insieme, prepariamoci, l'altra volta l'abbiamo chiamata a prepararsi alla vittoria, dobbiamo farlo però tutti insieme, dobbiamo andare Vorrei tutti. sfruttare, guarda, per chiuderla bene, sfruttiamo, penso che sia un nuovo ascoltatore, l'amico Massimo Romano. Girando il Visto che abbiamo ragionamento, parlato di Roma, tra l'altro Massimo Romano ci ovviamente. sta. Intanto lo ringraziamo per aver contribuito al dibattito. Girando il ragionamento in politica, noi popolo non abbiamo il potere diretto di fare un esposto alla Corte Costituzionale. E Massimo ha ragione. Questo effettivamente, soprattutto nell'ultimo periodo, è un limite molto grande di cui molti si sono accorti. Perché si pensava che ci fossero talmente tanti gradi di controllo che non servisse una cosa del genere. Però Massimo, anche qui, tornando all'esempio che facevamo all'inizio, se io vedo un cittadino, quindi un mio simile, una persona come me, che un domani potrei proprio essere io, che sta subendo un'ingiustizia palese e che ha ragione, e su 200 persone che passano, 200 persone fanno finta di non vedere neanche quello che sta succedendo. A cosa mi serve poi fare un esposto alla Corte Costituzionale se non sono in grado neanche di supportare il mio vicino di casa? Se non a quel punto a una mera delega nuovamente, ma non è sovranità quella lì, è un'altra delega. Io mi sono accorto di una cosa, te la segnalo a te Corte Costituzionale, io ho fatto, mi lavo le mani, ho fatto il mio, adesso pensateci voi, io non ne voglio più sapere niente. E quindi, pur avendo pienamente ragione Massimo, perché ci siamo accorti di quanto possa essere grande questa lacuna nelle mani delle persone sbagliate, anche qui vorrei rigirare la cosa con quest'ulteriore paradosso. A che cosa serve? Non servirebbe a niente, perché servirebbe solo probabilmente se messo in un ambiente che non sa esercitare questo diritto e questo potere, servirebbe solo probabilmente a essere usato in maniera strumentale per bloccare le azioni di governo, magari un domani di qualcuno che non mi sta simpatico, e quindi a botte di ricorsi blocco tutto, un po' come vediamo accadere per gli appalti.
tutti hanno paura di fare appalti perché si fa la gara di appalto, si aggiudica la gara, l'istante dopo, se sono 10 società che partecipano all'appalto, ne vince una, il giorno dopo ci sono 9 denunce e 9 ricorsi presentati al TAR perché se l'ha vinto lui c'è qualcosa che non funziona e si blocca tutto. Quindi non Che escludo a che volte può probabilmente... essere anche vero, però non sempre è Esatto. così. Cioè, non è che dobbiamo partire dal presupposto è sempre E così. non escludo che i costituenti non l'avessero pensata sta roba qui e quindi probabilmente non hanno messo questo grado diretto anche per questa ragione, perché siamo sempre lì, erano abituati a vederci male, cioè a pensare male, non so come dire, è bello lo strumento, ma se viene usato male? Cioè, vedi come aiuta sempre quella domanda lì, aiuta Infatti sempre. infatti noi dobbiamo tornare al discorso che dicevamo all'inizio, Marco, quello che diciamo, cioè cosa noi stiamo qua, perché giustamente poi c'è magari chi è attivo perché conosce bene la politica, conosce, però purtroppo sono sempre pochi, ecco. E tra l'altro c'è un aspetto che, su cui noi ci basiamo appunto. Beh, ci sono loro, è giusto, e io cioè io correttamente dico, ognuno deve fare il proprio ruolo, perché giustamente non tutti dobbiamo fare politica, non tutti dobbiamo essere economisti, cioè c'è anche chi deve andare a fare altri tipi di lavoro e contribuisce alla comunità giustamente con altri tipi di lavoro in base ai propri talenti. Però quello che io vorrei insomma trasmettere è: cerchiamo di informarci un po' di più in maniera che conosciamo meglio poi quello che accade, siamo anche più in grado di scegliere e di capire le azioni che vengono fatte, perché tante volte magari per noi è un'azione sbagliata quando in realtà non sappiamo il retroscena, perché non conosciamo cosa c'è sotto, perché non ci siamo informati. Quindi l'invito è proprio da parte di tutti di quello che io ho chiamato più volte in questa puntata l'addestramento, quindi il poter conoscere di più per poter esercitare al meglio proprio quella che è la sovranità individuale cioè prima, ma per ritornare ad essere veramente quel popolo che ha un'unica sovranità. E popolo, ripeto, significa mettere insieme, riunire, ma tutti nella stessa direzione. La direzione principale è quella ovviamente di poter sostenere, di poter esercitare i nostri diritti, ma anche di far valere i nostri doveri, perché i doveri in realtà è qualcosa che noi scegliamo. Noi pensiamo che ci sia qualcosa che ci viene imposto dall'esterno. In realtà io scelgo il dovere che gli altri abbiano i miei stessi diritti. Ecco, questo giusto per dare l'idea. Marco, un pensiero finale che come al solito, certo, è sempre puramente casuale, vedete la freccetta sotto. Allora, Marco, un pensiero in chiusura, ormai insomma siamo arrivati all'ora, come al solito il tempo è volato. Più che altro un ringraziamento, perché come sempre anche stasera sono stati veramente tanti commenti, sono stati veramente belli come sempre, hanno dato sempre dei veri spunti di riflessione. Cioè, come diciamo spesso, molte delle cose che diciamo in trasmissione in realtà arrivano dalla trasmissione e sono proprio grazie a voi, grazie a quello che scrivete, grazie al confronto che abbiamo con voi, sia in diretta che nei commenti, che poi ci porta a ragionare insieme, quindi non a voler fare una lezione magistrale o una pubblica inquisizione in funzione della tipologia di programmi, ma un vero dialogo aperto anche a pensare cose che fino a 10 minuti fa non pensavamo, proprio grazie a quello che ci suggerite. Ma in Quindi effetti grazie. noi iniziamo sempre l'argomento, ma poi andiamo in base a quello che voi scrivete in chat e quindi commentiamo, sempre rimanendo nell'argomento ovviamente del titolo della serata. Quindi io mi aggiungo ai ringraziamenti
e i ringraziamenti di Marco. Vi invito a essere di nuovo con noi martedì prossimo, sempre live alle 21:30 per un altro argomento, poi insomma lo sceglieremo in settimana Marco ed io insieme, oppure possiamo sempre prendere spunto anche magari da qualche idea vostra, se avete qualche argomento che preferite essere trattato, volentieri dateci pure dei suggerimenti, perché anche per noi, insomma, ripeto, è spunto di riflessione. Noi vogliamo riflettere insieme a voi, non vogliamo fare dei monologhi, anche se poi ovviamente la voce è la nostra, però portiamo le vostre idee. Grazie quindi E di anche se cuore a avete domande. Se avete esatto. domande e se siamo in grado di rispondere, sicuramente, ma buongiorno. Libero arbitrio. Ah, totale, lì è proprio totale. Infatti, come dicevo prima, non si può dominare un gatto, giusto? No, no, no. Quindi lui fa lo Shield fa quello che vuole. Allora, tanto Voi abbiamo sapete che chi segue lo Shield sa che lo Shield in realtà decide sempre per i fatti suoi senza tanto tener conto di chi sta più alto o in grado, quindi lui tanto esattamente incarna questo. abbiamo Incarna scavalcato l'idea dello abbiamo Shield. scavalcato ormai il gradino dell'ora, quindi u minuto più, minuto meno va bene. C'è stato un co Esatto. mi sembra che fosse Pintus che aveva fatto uno sketch bellissimo su questa cosa di cane e gatto. Diceva: "Sai, si vedono tanti gatti girare col cappottino, con la tutina, con la prova a mettergliela a un gatto. Se sei capace, dai, tu che hai coraggio, prova a lui ti dà anche il vantaggio, perché non scappa a differenza del cane, ti aspetta lì, ti dice: "Dai, vediamo, mettimelo, dai, vieni qui, non mi muovo, dai." E i gatti sono veramente liberi e sovrani di se stessi, cioè, è Esatto. molto difficile convincere un gatto a fare qualcosa che non vuole fare. Esatto. Poi vedo Gabri che scrive: "Grande Fury, idee per il prossimo gatto". Anche no, perché Fury che significa furia, se no diventa un un caos poi in casa. Meglio di no, va. Nomen omen, è meglio evitare. Ragazzi, come sempre, grazie di cuore a tutti quanti. Per la prossima diretta invece troverete Marco ed io venerdì a San Pio Missis alle 13:30, ma rimanete sempre con noi anche con tutte le altre rubriche di MRTV, perché ogni rubrica ovviamente è un argomento a sé di approfondimento. Grazie di cuore a tutti quanti, grazie Marco. Grazie a tutti ancora e grazie a te Serena. Una E allora buona serata a tutti. buonanotte e sigla.